Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Nel video di oggi vi farò vedere come realizzare un piccolo Spider-Man. Ci serviranno 4 gomitoli di cotone, di questi colori. Poi del filo da cucito nero, dell'imbottitura, dei marcatori, un ago da lana, delle forbici e un uncinetto numero 2,5 mm. Iniziamo facendo un anello magico. Quindi avvolgiamo il filo intorno alle dita, passiamo con l'uncinetto sotto, prendiamo il filo da lavoro e portiamolo fuori. Adesso facciamo una catenella e l'anello magico è pronto. All'interno del cerchio andiamo a fare 6 maglie basse. Inseriamo l'uncinetto nel cerchio, prendiamo il filo e portiamolo fuori. Adesso carichiamo ed usciamo dalle 2 asole sull'uncinetto. Segnaliamo il primo punto con un marcatore e continuiamo facendo altre 5 maglie basse per un totale di 6. Tiriamo il filo per stringere il cerchio. Adesso lavoreremo senza chiusure, quindi sarà importantissimo segnalare sempre il primo punto ad ogni giro. In questo giro faremo 6 aumenti, quindi 2 maglie basse per ogni punto. Entriamo nel primo punto e facciamo la maglia bassa. Inseriamo il marcatore. Rientriamo nel solito punto e facciamo la seconda maglia bassa. In questo modo abbiamo creato il primo aumento. Continuiamo a fare 2 maglie basse per ogni punto fino alla fine. Al termine del giro dobbiamo avere 12 punti. In questo giro faremo una maglia bassa e un aumento. Quindi entriamo nel primo punto e facciamo la prima maglia bassa. Inseriamo il marcatore. Entriamo nel punto successivo e facciamo l'aumento. 2 maglie basse nel solito punto. Continuiamo così fino alla fine. Al termine del giro dobbiamo avere 18 punti. In questo giro faremo 2 maglie basse e un aumento. Al termine del giro dobbiamo avere 24 punti. In questo giro faremo 3 maglie basse e un aumento. Al termine del giro dobbiamo avere 30 punti.
questo giro faremo 4 maglie basse e un aumento. Al termine del giro dobbiamo avere 36 punti. In questo giro faremo 5 maglie basse e un aumento. Al termine del giro dobbiamo avere 42 punti. Adesso per 6 giri faremo solo delle semplici maglie basse, quindi una per ogni punto. Ricordiamoci di inserire sempre il marcatore per segnalare il primo punto di inizio giro e che al termine di ognuno dobbiamo sempre avere 42 punti. Adesso andremo a fare le diminuzioni, quindi in questo giro faremo 5 maglie basse e una diminuzione. Fatte le 5 maglie basse, andiamo a fare la prima diminuzione. Ci basterà prendere l'asola anteriore del punto seguente. Senza caricare, ripetiamo prendendo sempre l'asola anteriore, ma del punto ancora dopo. Adesso carichiamo il filo sull'uncinetto ed usciamo dalle prime 2 asole. Poi carichiamo ancora e usciamo dalle ultime 2. In questo modo abbiamo creato la diminuzione. Quindi continuiamo fino alla fine a fare 5 maglie basse e una diminuzione. Al termine del giro dobbiamo avere 36 punti. In questo giro faremo 4 maglie basse e una diminuzione. Al termine del giro dobbiamo avere 30 punti. In questo giro faremo 3 maglie basse e una diminuzione. Al termine del giro dobbiamo avere 24 punti.
giro faremo 2 maglie basse e una diminuzione. Al termine del giro dobbiamo avere 18 punti. In questo giro faremo una maglia bassa e una diminuzione. Al termine del giro dobbiamo avere 12 punti. Imbottiamo la testa con del cotone fino a che non risulterà bella tonda e riempita. Adesso andremo a creare il corpo, quindi solo per questo giro lavoreremo prendendo solo l'asola anteriore, in modo da creare il distacco fra testa e corpo. Quindi andiamo a fare una maglia bassa e un aumento, prendendo solo l'asola anteriore. Ricordiamoci di segnalare sempre il primo punto con un marcatore. Al termine del giro dobbiamo avere 18 punti. Da ora in poi ritorneremo a lavorare normalmente, quindi prendendo tutto il punto, cioè la V. Andiamo a fare 2 maglie basse e un aumento fino alla fine. Al termine del giro dobbiamo avere 24 punti. In questo giro andiamo a fare 3 maglie basse e un aumento. Al termine del giro dobbiamo avere 30 punti. Per i prossimi 3 giri andiamo a fare delle semplici maglie basse, uno per ogni punto. Ricordiamoci di inserire sempre il marcatore nel primo punto di inizio giro e che al termine di ognuno dobbiamo avere sempre 30 punti. Terminati i giri, entriamo nel primo punto e facciamo una maglia bassissima. Per fare la maglia bassissima dobbiamo entrare nel primo punto, prendere il filo e portarlo fuori. Poi, senza caricare, uscire dall'unica asola sull'uncinetto. Adesso facciamo una catenella, tagliamo il filo e portiamolo fuori. Avviciniamoci con il filo blu e rientriamo nel punto dove abbiamo chiuso. Prendiamo il filo, portiamolo fuori, lasciando un po' di margine all'esterno, e facciamo una sorta di catenella per bloccare il filo. Adesso rientriamo nel solito punto e facciamo una maglia bassa. Segnaliamo con un marcatore l'inizio del giro. Continuiamo facendo una maglia bassa per ogni punto, quindi a fine giro dobbiamo avere 30 punti totali.
Andiamo a chiudere il giro, così non si vedrà lo scalino fra un colore e l'altro. Quindi per chiudere entriamo nel primo punto e facciamo una maglia bassissima. Per iniziare il giro dopo facciamo una catenella che non conta come punto. In questo giro faremo 3 maglie basse e una diminuzione. Al termine del giro dobbiamo avere 24 punti. Chiudiamo sempre con una maglia bassissima nel primo punto e una catenella. In questo giro faremo 2 maglie basse e una diminuzione. Al termine del giro dobbiamo avere 18 punti. Chiudiamo con una maglia bassissima nel primo punto e una catenella. In questo giro faremo una maglia bassa e una diminuzione. Al termine del giro dobbiamo avere 12 punti. Inseriamo del cotone per imbottire il corpo. In questo giro faremo 6 diminuzioni. Al termine del giro dobbiamo avere 6 punti. Entriamo nel primo punto e facciamo una maglia bassissima. Tagliamo il filo un po' lungo e andiamo a chiudere il cerchio con un ago da lana. Entriamo prendendo le asole anteriori di ogni punto, quindi 6 totali. Adesso tiriamo per stringere. Facciamo un nodo ed entrando all'interno nel cerchio andiamo a nascondere il filo nel lavoro.
Per creare le braccia andiamo a fare un anello magico e 6 maglie basse. Stringiamo il cerchio e per i prossimi 3 giri andiamo a fare una maglia bassa per ogni punto, quindi al termine di ogni giro dobbiamo avere sempre 6 punti. Arrivati qui, entriamo nel primo punto e chiudiamo con una maglia bassissima più una catenella. Cambiamo colore, quindi entriamo nel punto dove abbiamo chiuso e facciamo una catenella per bloccare il filo. Rientriamo nel solito punto e andiamo a fare la prima maglia bassa, che segnaleremo con un marcatore. Adesso per i prossimi 3 giri faremo sempre una maglia bassa per ogni punto, quindi al termine di ogni giro dobbiamo avere sempre 6 punti. Per le prime maglie basse portiamoci dietro i 2 fili, quello rosso e quello blu, per nasconderli già all'interno del lavoro. Tagliamoli un pochino e inseriamoli all'interno del lavoro. Con il blu ricordiamoci di chiudere sempre con una maglia bassissima più una catenella, per non far vedere il distacco fra i 2 colori. Adesso andiamo a finire il lavoro chiudendo la parte in alto. Ci basterà fare delle maglie basse prendendo il punto avanti e il punto subito in corrispondenza dietro. 3 totali. Adesso facciamo una catenella e tagliamo il filo un po' lungo per la cucitura. Creiamone 2 uguali. Per creare le gambe il procedimento è il solito, con l'unica differenza che anziché iniziare con 6 maglie basse nel cerchio magico, inizieremo con 7 maglie basse. Anche qui facciamone 2 uguali. Andiamo a creare gli occhi, quindi prendiamo il filo bianco e iniziamo facendo un anello magico con all'interno 5 maglie basse. Stringiamo il cerchio. Facciamo 2 catenelle, che non contano come punto, e giriamo il lavoro. Andiamo a fare 2 mezze maglie alte in ogni punto, quindi un aumento di mezze maglie alte. Per fare la mezza maglia alta dobbiamo prendere il filo sull'uncinetto, entrare nel punto, prendere il filo e portarlo fuori, poi caricare ed uscire da tutte e 3 le asole sull'uncinetto.
Arrivati all'ultima mezza maglia alta, prima di chiudere avviciniamoci con il nero e chiudiamo con quello per cambiare colore. Facciamo una catenella per bloccare il filo. Tagliamo il filo bianco che non ci serve più. Adesso andiamo a rifinire il bordo dell'occhio facendo delle maglie basse per contornarlo. Chiudiamo con una maglia bassissima più una catenella nel primo punto. Dopodiché tagliamo il filo un po' lungo e portiamolo fuori. Per creare la ragnatela in viso ho inserito degli spilli, in modo da crearmela prima visivamente in modo corretto, per poi andarla a cucire facendo sì che sia dritta. Prendiamo il filo nero da cucito ed entriamo da un punto qualsiasi della testa e usciamo dove c'è lo spillo centrale. Da lì faremo partire le ragnatele, che per formarsi dovranno sempre ritornare al centro.
Terminata la ragnatela, usciamo da dove eravamo entrati. Facciamo un nodo e nascondiamo il filo all'interno del corpo. Andiamo a cucire gli occhi prendendo come riferimento che dovranno coprire le 3 ragnatele laterali. Per cucire ci basterà prendere l'asola posteriore dell'occhio e un punto nel corpo. Dopodiché alla fine fissiamo con un piccolo nodo e nascondiamo il filo nel lavoro. Prendiamo le braccia e le gambe e fissiamole affinché si possano toccare fra di loro, in modo da inserire successivamente il laccio. Per cucirle il procedimento è praticamente uguale, con l'unica differenza che qui vado a prendere tutta la V. Prendiamo il filo bianco per creare un laccio. Facciamo il cappio lasciando un po' il filo lungo per cucirlo dopo. Quindi creiamo un mezzo infinito. Facciamo passare il filo da lavoro all'interno e tiriamo. Andiamo a creare delle catenelle della lunghezza che vogliamo. Io ne farò 100 perché mi piaceva abbastanza lungo. Tagliamo il filo anche qui un po' lungo e tiriamolo fuori. Con un ago da lana entriamo prendendo i punti interni della gamba e del braccio. Ripetiamo la stessa cosa con l'altro filo anche dall'altro lato. Ripetiamo anche con l'altro lato. Facciamo un nodo per fissarli fra di loro e andiamo a nasconderli prima all'interno delle braccia e poi del corpo. Spero che il video vi sia stato utile. Fatemi sapere nei commenti se proverete a realizzarlo. Iscrivetevi al canale per non perdere gli altri tutorial. Grazie per la visione. Alla prossima!